Ben ritrovati su Dentro la Storia, oggi una nuova puntata delle nostre lezioni in collaborazione con SuperProf. Conoscete già SuperProf? È una piattaforma online che permette un libero accesso all'insegnamento di tantissime materie, non solo quelle prettamente curricolari che trovate a scuola o nell'università. Parliamo anche di arte, musica, cinema, arti liberali, insomma, davvero una vera e propria enciclopedia del sapere a disposizione di chiunque. Trovate tutti i dettagli della corposa offerta SuperProf con la scontistica e con la possibilità di accesso nei link che trovate in descrizione al video. E se vi interessa, tra i docenti di SuperProf ci sono anch'io. Potete contattarmi e chiedermi qualunque cosa per quanto riguarda la storia contemporanea e non solo. Passiamo all'argomento di oggi. La lezione di oggi è incentrata su un tema che affronta non solo il vicino Oriente, ma soprattutto la stagione del post-colonialismo. Cosa intendiamo per post-colonialismo? Intendiamo tutto quel periodo che va dopo la Seconda Guerra Mondiale fino alla fine della Guerra Fredda, in cui gli ex domini coloniali delle potenze europee si affrancano, chi in maniera diplomatica, in maniera semplice, in maniera democratica, chi invece con delle guerre di liberazione. Tentativi che a volte vengono però ostacolati dalle potenze ex coloniali che cercano di trattenere i territori sotto il proprio dominio oppure di rimanere come forza ingerente all'interno degli stessi territori pur ammettendone una indipendenza di facciata. Ebbene, l'episodio che trattiamo nella nostra lezione di oggi riguarda la crisi di Suez del 1956, 9 giorni ad altissima tensione che riguardarono delle potenze coloniali in declino, ne segnò sostanzialmente il canto del cigno e l'emersione sempre più potente non solo del panarabismo e del ruolo di Israele come gendarme del Medio Oriente per il mondo occidentale, ma soprattutto della spaccatura tra est e ovest, tra primo mondo capitalista e secondo mondo socialista, sulla forte influenza esercitata dai capi dei rispettivi poli, Washington e Mosca, su tutta la politica globale. Perché parliamo di questo? Perché la crisi di Suez del 1956, una crisi orchestrata a tavolino da tre stati, Gran Bretagna e Francia, con la complicità attiva di Israele, doveva essere un colpo di coda, doveva essere il tentativo per due grandi protagoniste non solo del Novecento ma di tutta la storia europea di riprendere un ruolo attivo nella politica estera, segnatamente quella mediterranea ma anche mondiale, ma si risolse alla fine in una sconfitta politica, una sconfitta diplomatica e nella necessità di abdicare da un ruolo guida o comunque di determinazione all'interno dello schieramento occidentale. Vediamo le motivazioni. Nel 1956 l'area magrebina e medio orientale è estremamente complessa, non che ai giorni d'oggi sia così semplice, ma all'epoca, un'epoca in cui i movimenti di liberazione iniziano a far capolino, a mostrarsi, ad avere sempre più voci in capitolo. Alcuni stati erano già indipendenti. Prendete appunto Israele, che diventa indipendente nel 1948 e si afferma attraverso la propria guerra di indipendenza come entità autonoma. Prendete il Regno di Transgiordania, la Siria, il Libano, l'Iraq, l'Arabia Saudita, l'Egitto. Egitto che in realtà viveva ormai da diversi decenni una forma di condominio con l'impero britannico, col Regno Unito, ma che negli anni 50 si affranca completamente da questo dominio britannico. Questa opera di affrancamento arriva attraverso una rivoluzione, la rivoluzione del 1952, i cosiddetti ufficiali liberi che sull'onda lunga della sconfitta contro Israele nella guerra di indipendenza israeliana, decidono di rovesciare la monarchia di Re Farouk con un golpe sostanzialmente incruento. Re Farouk era l'ultimo discendente di una dinastia di origine albanese che si era insediata nel paese del Nilo ancora nell'Ottocento, approfittando di un sostanziale vuoto di potere nella traballante gerarchia della Sublime Porta. Re Farouk però era un sovrano debole, troppo incline ai piaceri della vita e poco propenso a governare. Le sue debolezze e la corruzione del suo governo, in cui il partito Wafd recitava un ruolo di primo piano, aveva portato ufficiali dell'esercito, formati tra l'altro dai britannici, a ridiscutere il ruolo del proprio paese e soprattutto la possibilità di creare un paese differente, un Egitto pienamente sovrano,
lontano dalle politiche dell'interesse almeno britannico e capace di diventare un protagonista tanto nell'area africana quanto in quella medio orientale. La rivoluzione del 1952 aveva portato al potere inizialmente il generale Muhammad Najib, poco dopo però spodestato a favore di Gamal Abdel Nasser. Ecco, Nasser sarebbe diventato il vessillo non solo dell'Egitto, ma di un nuovo modo di intendere la politica medio orientale. Il cosiddetto panarabismo, cioè la necessità di unire tutte le popolazioni di derivazione araba con una politica di stampo unitario e socialista. Certo, una politica che avrebbe incontrato negli anni successivi diversi ostacoli e anche numerosi fallimenti. Pensiamo, ad esempio, a quello che venne definito il Vietnam di Nasser, cioè lo Yemen. Oggi non parleremo di questo evento, parleremo appunto della crisi di Suez del 56. Dalla sua presa di potere definitiva nel 53 al 56, Gamal Abdel Nasser investe pesantemente nel rinnovamento dell'Egitto e per investire servono soldi. Quei soldi vengono presi in parte dalle poche concessioni petrolifere esistenti nell'area dell'Egitto, in parte dalle concessioni e soprattutto dai canoni di utilizzo del canale di Suez. Quel canale che era stato scavato dai francesi nell'Ottocento e che per lungo tempo aveva visto una compartecipazione dello Stato egiziano con gli europei, francesi e inglesi. Il canale doveva comunque in futuro diventare totalmente di proprietà egiziana, ma Nasser decise di precorrere i tempi, di nazionalizzare, di privare le società inglesi proprietarie di buona parte delle azioni del canale, proprio di quelle azioni, per avere la disponibilità economica necessaria da un lato a pagare le commesse militari ordinate ai satelliti dell'Unione Sovietica, dall'altro per costruire la grande diga di Aswan sul Nilo necessaria a fornire al nascente Egitto moderno energia elettrica e ulteriori forme di sostentamento per l'ammodernamento. Nasser era un uomo ambizioso, aveva deciso di portare definitivamente l'Egitto nel XX secolo. Per farlo si era appoggiato a moltissimi interlocutori, ad esempio la conferenza di Bandung del 1955, la conferenza che sancisce la nascita del cosiddetto terzo mondo, il mondo non allineato, quello che non si rispecchia né nell'Occidente capitalista e tantomeno nell'Oriente socialista. Nasser aveva avuto buon gioco ad avvicinare la delegazione cinese affinché potesse fare da tramite con l'Unione Sovietica per le forniture belliche. Ma nemmeno Israele stava a guardare quel periodo. Continuava a essere colpita, anche se in misura ovviamente minore a quella odierna, da punture di spillo, da azioni di disturbo e di guerriglia finanziate principalmente da una vecchia conoscenza di questo canale, il Amin al-Husseini, ex Gran Mufti di Gerusalemme, che da Gaza mandava le sue spie e i suoi guerriglieri ad agire in Israele. Israele reagiva a queste punture di spillo con bombardamenti, con incursioni sempre verso il Sinai, verso l'Egitto, che veniva ritenuto come primo sponsor di questa ondata di terrorismo. Un terrorismo, come abbiamo detto, molto meno incisivo di quello odierno. Quando Nasser nazionalizza il canale, ovviamente scatenando le proteste occidentali, ebbene si mette contro sia gli inglesi che i francesi, che decidono di intervenire prima a livello semplicemente diplomatico, protestando, poi a livello mediatico, paragonando il Rais del Cairo come un nuovo Mussolini, un nuovo Hitler, quindi lanciando l'allarme sulle possibilità, sulle possibili implicazioni, sui pericoli derivanti per il Medio Oriente da un simile soggetto. Successivamente, ordendo un piano, rimasto segreto per lungo tempo, di intervento diretto, destinato da un lato a riprendere il controllo del canale e dall'altro a indebolire Nasser, magari anche spingendolo alle dimissioni. Il piano viene denominato Operazione Musketeer o Opération Mousquetaire, se volete l'equivalente francese, ma a prescindere dal nome non cambiava certo la sostanza e prevedeva sostanzialmente una trappola. Il piano prevedeva che Israele, terzo attore di questa operazione segreta, dovesse attaccare in maniera proditoria l'Egitto, invadendo il Sinai, un'invasione di terra, senza tante motivazioni, senza tanti casus belli. Da quella operazione di terra sarebbe scaturito l'intervento diretto anglo-francese, un intervento preparato con cura, tant'è vero che nelle settimane antecedenti l'attacco israeliano, inglesi e francesi radunano una task force navale mista composta principalmente da portaerei e portaelicotteri e
concentrano le loro truppe aviotrasportate con relativi aerei nelle basi di Malta e Cipro. A Cipro addirittura gli inglesi sono costretti a riattivare una terza base risalente alla seconda guerra mondiale e ormai abbandonata, per far fronte all'enorme traffico aereo che avrebbe comportato l'operazione Musketeer. Arriviamo al 29 ottobre del 1956, quando Israele attacca a livello terrestre e invade la striscia di Gaza e la penisola del Sinai. È sostanzialmente una vittoria schiacciante per Israele, almeno sul piano militare. In pochissimo tempo, in pochi giorni, Israele prende tutta Gaza e oltre metà del Sinai. Arriva all'imbocco degli stretti di Tiran, quegli stretti che diventeranno un altro casus belli anni dopo per la guerra dei 6 giorni, di cui abbiamo già parlato in un altro video che trovate in questo canale. Contestualmente parte l'operazione Musketeer. Gran Bretagna e Francia a livello diplomatico informano Israele ed Egitto della loro intenzione di intervenire in forza di un protocollo di sicurezza del canale di Suez. Quel canale è strategico, certo non ha più l'importanza della seconda guerra mondiale in cui gli inglesi temevano di perderne il controllo favorendo l'asse, non ha più l'importanza della prima guerra mondiale in cui gli inglesi contavano sul canale per far affluire rinforzi e soprattutto derrate alimentari e altri materiali dall'impero delle Indie, ma con l'affermazione di una politica energetica improntata sul petrolio che arriva dalla zona del Golfo Persico e zone circostanti, il canale di Suez negli anni 50 riveste sempre una importanza strategica fondamentale. Ecco dunque che Gran Bretagna e Francia decidono di intervenire. Il piano è già pronto da parecchio tempo e scatta il 31 ottobre, cioè appena 2 giorni dopo l'invasione israeliana. Il 31 ottobre, come detto, Francia e Regno Unito iniziano a bombardare delle posizioni egiziane, non quelle israeliane, solo quelle egiziane. Nasser reagisce nell'unico modo che gli è consentito, bloccando il canale, facendo affondare tutte le navi presenti nei vari bacini. Questa scelta di Nasser, tra l'altro, provocherà una crisi economica perché il canale diverrà impraticabile per mesi, occorrerà attendere il marzo del 1957 per recuperarne la piena operatività. 5 giorni dopo il primo raid aereo, arrivano i paracadutisti e i Marines, sia francesi che inglesi, con un'operazione lampo, perché nel giro di 48 ore fra il 5 novembre e il 7 novembre del 1956, gli anglo-francesi occupano tutto il canale e Port Said. Si scatena un combattimento incessante, duro, difficile, casa per casa, con cannoneggiamenti che arrivano dal mare, con episodi a volte anche di fuoco amico che arrivano dagli aerei che si combattono nel cielo. Ma è chiaro che a livello militare Inghilterra e Francia stanno vincendo. Israele dal canto suo ha raggiunto le posizioni che le sono state assegnate durante il piano Musketeer e da lì può permettersi di controllare gli stretti di Tiran e praticamente tutta la penisola del Sinai. Sembra tutto a posto dunque, sembra che manchi solo un dettaglio, ovvero la caduta di Nasser, che potrebbe avvenire in maniera spontanea con le dimissioni o potrebbe avvenire con un ulteriore colpo di mano con le forze anglo-francesi dirette dal canale verso il Cairo. E invece avviene qualcosa, avviene una pressione internazionale, per la prima volta cooperativa, perché tanto gli Stati Uniti quanto l'Unione Sovietica intervengono non in maniera militare, ma politica. Il 1956 è un anno molto delicato. L'abbiamo già visto in un altro video del canale, è l'anno della crisi ungherese che porta l'Unione Sovietica a intervenire in maniera diretta, soffocando la richiesta di libertà degli ungheresi, e porta gli Stati Uniti per converso a criticare in ambito ONU proprio l'intervento militare sovietico. Ma come possono gli Stati Uniti criticare l'Unione Sovietica quando dei propri alleati in seno alla NATO si comportano allo stesso modo in Medio Oriente, in Egitto? Tutto questo è fonte di grave imbarazzo a livello diplomatico, imbarazzo che poi viene mescolato alla prospettiva di una forte minaccia quando l'Unione Sovietica, pur dichiarando che l'Egitto non fa parte del proprio schieramento, si dichiara disposta a colpire Londra e Parigi anche con armi di distruzione di massa. Non userà mai la diplomazia moscovita la parola nucleare, ma tutti, in tutto il mondo, capiscono che la minaccia di utilizzo per la prima volta da Hiroshima e Nagasaki di quelle nuove armi è tangibile. Ecco dunque che l'Unione Sovietica con la minaccia di armi di ritorsione, gli Stati Uniti con forti pressioni diplomatiche cavalcate soprattutto dall'amministrazione Eisenhower coi propri uomini, costringono Francia
e Gran Bretagna a fermarsi. Ma c'è un passo ulteriore. La Gran Bretagna, che fino a quel momento aveva contato sulla cintura protettiva del Commonwealth, un retaggio dell'impero che sommava al proprio interno quasi tutti i territori un tempo dipendenti dalla corona, vede sfilarsi a uno i vari componenti del Commonwealth, non dal Commonwealth stesso, ma dalla politica britannica. Il Canada, ad esempio, non si dichiara disposto ad appoggiare l'avventura inglese. Peggio fa l'India, col Pandit Nehru, che condanna l'aggressione britannica usando quella parola, neocolonialismo. Un neologismo che provoca orrore e ribrezzo in tutto il mondo post-coloniale e una condanna di biasimo nelle democrazie occidentali. Ma anche l'Australia si pone in maniera opposta di traverso rispetto a Londra. E la Francia? La Francia, che ha già perso la faccia in Indocina, che sta vedendo esplodere la crisi algerina, si ritrova anch'essa ferita a livello diplomatico. Il 9 novembre del 1956, da Londra e da Parigi, arriva l'ordine di reimbarco per i paracadutisti e per i Marines. Tutti a casa. Operazione Musketeer conclusa. Al loro posto arriverà una forza di emergenza delle Nazioni Unite, verrà chiamata UNEF, una forza di interposizione tra Egitto e Israele per l'osservazione delle rispettive posizioni militari e per vigilare affinché non avvengano ulteriori incidenti che possano agire da casus belli per la ripresa delle ostilità. Quella forza internazionale resterà sul posto fino al 1967, fino a quando verrà sgombrata con la forza, scusate il gioco di parole, proprio dagli israeliani nel corso della guerra dei 6 giorni. Ma quello che a noi interessa sono le implicazioni politiche della crisi di Suez del 1956. Cosa porta quella lezione? Punto primo, il tramonto definitivo dell'impero britannico e delle pretese coloniali dirette della Francia. Tutte e due le nazioni vivranno delle crisi, anche politiche, perché pensate che all'interno del Regno Unito il nuovo primo ministro Harold Macmillan, che prenderà il posto di Anthony Eden, dovrà far fronte a una fase di crisi anche economica con la sterlina sotto pressione. In Francia, dopo Dien Bien Phu, dopo Suez, ci sarà anche l'Algeria e tutto ciò provocherà nel lungo periodo la caduta della Quarta Repubblica, la ascesa nuova un'altra volta di Charles de Gaulle, l'affermazione della Quinta Repubblica col modello del semipresidenzialismo alla francese, la stagione delle bombe del terrorismo dell'OAS, fino alle evoluzioni successive, l'uscita politica dalla NATO pur mantenendo un ruolo militare attivo e il tentativo di smarcarsi come terza opzione europea di fronte ai due blocchi contrapposti. E all'interno del mondo arabo, Nasser, pur sconfitto sul piano militare, vede rafforzarsi la propria leadership politica. Molti leader arabi guardano all'esempio di Nasser come l'uomo che è riuscito a sfidare l'Occidente, a sfidare le potenze coloniali di un tempo, uscendone da un punto di vista appunto politico, vincitore. Il panarabismo nasseriano diventa una via che verrà percorsa attraverso la Repubblica Araba Unita, il tentativo di unificare Egitto e Siria sotto un'unica bandiera, un unico Stato, tentativo che verrà abortito nel giro di qualche anno. Il vento del nasserismo spazzerà il Medio Oriente verso la fine degli anni 50, portando a due episodi che abbiamo già trattato nel canale, ossia la rivoluzione di Baghdad, la detronizzazione della monarchia hascemita in Iraq col massacro della famiglia reale e l'ascesa della nuova era dei militari, prima generale Qassem e successivamente il partito Ba'ath con alla fine Saddam Hussein. Dall'altra, in Libano, la crisi del governo libanese e della presidenza Chamoun, l'intervento dei Marines americani a tutela proprio dello Stato libanese e le evidenti frizioni tra le tante anime del paese dei cedri. Il panarabismo nasseriano darà anche nuova linfa a due stati nell'area del Golfo che da quel momento in avanti potranno tranquillamente irrobustire il loro dialogo con gli Stati Uniti. Uno di questi sarà l'Arabia Saudita, di cui ci occuperemo in una prossima lezione di Super Prof. L'altro è l'Iran dello Shah Reza Pahlavi, che da quel momento in avanti potrà tornare
dopo essersi ripreso il trono in seguito alla defenestrazione di Mossadegh, ad avere un ruolo sempre più pesante di autentico gendarme armato per conto degli Stati Uniti nel Golfo Persico. La crisi di Suez del 1956 diventa dunque un esempio assoluto del tramonto di un'epoca, l'epoca del vecchio colonialismo europeo, e l'affermazione di una nuova epoca, quella del mondo bipolare, in cui il terzo polo, il polo rappresentato dai paesi non allineati, in realtà gioca il ruolo dell'ago della bilancia, la possibilità di oscillare ora qua, ora là, di ottenere commesse militari da tutti e due i fronti, da poter far balenare delle possibili alleanze pronte a essere ripudiate un domani, e mantenendo tutta l'area medio orientale in una costante incertezza, un clima di possibile pericolo che dal 1956 a oggi non si è mai del tutto affievolito. Io vi ringrazio di essere stati con noi per questa lezione di Superprof e vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima lezione, sempre qui in Dentro la Storia.